Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi delle funzioni di ricerca e riferimento stack.vert e stack.oriz di Excel, due utilissime funzioni matrice dinamica disponibili solamente nelle ultime versioni di Excel. La funzione stack.vert accoda le matrici in verticale e in sequenza per restituire una matrice più grande, mentre la funzione stack.oriz accoda le matrici orizzontalmente e in sequenza per restituire una matrice più grande. Nella parte iniziale del video ti mostro il normale utilizzo di queste due funzioni e nella parte finale ti mostro come gestire gli eventuali errori. Per comprendere al meglio la sintassi delle due funzioni stack.vert e stack.oriz, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Nei primi 4 fogli della cartella di lavoro sono presenti 4 tabelle. In ciascuna tabella sono riportati gli importi totali generati dalla vendita di PC, unità di memoria, periferiche e accessori. Si chiede di costruire una tabella riepilogativa in modo da poter effettuare alcune elaborazioni statistiche dei dati. Al posto di copiare e incollare ogni singola tabella all'interno della tabella riepilogativa, possiamo utilizzare la nuova funzione stack.vert, la cui sintassi è la seguente. Come puoi notare, all'interno delle parentesi è presente un argomento obbligatorio e tutti gli altri facoltativi. Puoi dunque inserire quante matrici vuoi e l'unica cosa a cui devi fare attenzione è quella di non superare i limiti delle dimensioni del foglio di calcolo, che sono di oltre 1 milione di righe e oltre 16.000 colonne. Prima di inserire la formula, ti faccio notare che ho creato degli intervalli denominati. Aprile è questo intervallo nel quarto foglio di lavoro, febbraio è questo intervallo nel secondo foglio di lavoro e così via per gli altri mesi. A questo punto, al posto di selezionare gli intervalli, utilizzerò questi 4 nomi. Selezioniamo ora il foglio quadrimestre e inseriamo nuovamente la formula. In cella A3 digito uguale stack. Seleziono la funzione stackVert e al posto di selezionare gli intervalli utilizzo i nomi definiti. Inizio a scrivere gen e seleziono il mese di gennaio, punto e virgola, feb e seleziono il mese di febbraio e procedo così anche per gli altri mesi, marzo, punto e virgola e aprile. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, la funzione stack.vert ha accodato le matrici una sotto l'altra, come dice il nome, in verticale. Siamo ora pronti per effettuare delle elaborazioni dei dati. Per prima cosa, calcoliamo gli importi totali per prodotto. In cella E3 possiamo utilizzare la funzione somma.se e, al posto di utilizzare la procedura che ti ho spiegato a suo tempo, utilizziamo le matrici dinamiche. Prima domanda, dove cerco? Seleziono la cella A3, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace per tornare nella cella e punto e virgola per passare al secondo argomento. Seconda domanda, cosa cerco? Non seleziono solamente la cella D3, ma con CTRL maiuscolo freccia in basso seleziono tutto l'intervallo contenente i prodotti e digito di nuovo punto e virgola, senza bloccare nulla con il tasto F4. Ultima domanda, cosa sommo? Mi posiziono in cella B3, CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace, non blocco nulla, chiudo la parentesi tonda e premo invio. Come puoi notare, il nuovo motore matrice dinamico non richiede nessun riferimento assoluto e con una sola formula riempie l'intera tabella. Effettuiamo ora un'altra elaborazione dei dati. Come puoi notare, in questa cella ho inserito una convalida dati che mi permette di scegliere il prodotto. Utilizzando la funzione filtro, analizzo la tabella ottenuta con la funzione stack.vert ed estraggo i dati relativi al prodotto selezionato. Vediamo la formula già operativa. Siccome questa tabella è stata ottenuta mediante una funzione matrice dinamica, la funzione stack.vert, non ho dovuto selezionarla, ma ho dovuto selezionare solamente la cella A3 in cui ho inserito la formula,
seguita dall'operatore di intervallo espanso hashtag. In questo modo tutta la tabella viene selezionata. In seguito, selezionando la prima colonna di questa tabella, la colonna A, appunto, ho eguagliato tale colonna al contenuto della cella G1, in cui ora c'è scritto mouse. Come puoi notare qui in alto, viene generata una sequenza di vero o falso che consentirà alla funzione filtro di estrarre i dati che soddisfano i criteri. Come ultimo argomento della funzione filtro, ho inserito virgolette virgolette, cioè cella vuota, per evitare che vengano visualizzati degli errori, ad esempio quando non viene inserito alcun prodotto in questa cella. La funzione stackVert dunque ci consente di ottenere una tabella riepilogativa più grande sulla quale effettuare le nostre elaborazioni statistiche. Vediamo ora un altro esempio. Mario, per tenere sotto controllo il suo andamento scolastico, predispone due tabelle, una per il primo e una per il secondo quadrimestre, che utilizzerà per annotare i voti presi in ogni materia. Siccome la media finale sarà calcolata sui voti di tutto l'anno scolastico, vuole costruire una tabella annuale riepilogativa. In questo esercizio, come puoi notare, dobbiamo accodare le due tabelle orizzontalmente e la funzione che ci viene in aiuto è la funzione stack.oriz, la cui sintassi è la seguente. Per questa funzione valgono le stesse cose dette per la funzione stack.vert. Anche in questo esercizio, come nel precedente, ho utilizzato gli intervalli denominati. Questo intervallo è stato denominato quadrimestre 1, mentre quest'altro intervallo è stato denominato quadrimestre 2. Compiliamo ora la tabella riepilogativa. Ci posizioniamo nel foglio annuale in cella B3 e digitiamo uguale stack, selezioniamo la funzione stackOriz mediante il tasto Tab e questa volta, invece di iniziare a digitare i nomi, premiamo il tasto F3 della tastiera. In questo modo compare la finestra incolla nomi da cui selezioniamo quadrimestre 1, punto e virgola, F3, quadrimestre 2, chiusa la parentesi, invio. Come puoi notare, le tabelle sono state accodate correttamente in orizzontale ed è stata calcolata la media con la formula che vedi qui in alto. Ti faccio notare però una cosa molto importante. In assenza di voti non ho lasciato la cella vuota, poiché se l'avessi fatto, ad esempio cancellando il contenuto del terzo voto di italiano nel secondo quadrimestre, nel riepilogo annuale sarebbe comparso uno 0, che avrebbe abbassato drasticamente la media. Ricorda dunque, quando devi usare queste funzioni, ad una cella vuota corrisponde il valore 0. È dunque opportuno inserire qualcosa in cella se vuoi evitare che questo 0 rientri nei calcoli. Vediamo ora come gestire gli errori che si potrebbero generare utilizzando queste due funzioni. La funzione stack.vert non presenta alcun problema quando le due matrici hanno la stessa larghezza. Come puoi vedere, queste due matrici gialle hanno una larghezza di 3 colonne. Utilizzando la funzione stackVert, esse vengono accodate senza intoppi. Lo stesso vale per queste due matrici arancione. Hanno la larghezza di una colonna e anche se il numero di righe è differente, la funzione stack.vert le accoda senza problemi. La stessa cosa vale anche se al posto di vettori monodimensionali utilizziamo delle matrici. In questo terzo esempio dobbiamo accodare matrici con più righe e più colonne. Siccome però le due matrici hanno la stessa larghezza, di 2 colonne, non si verifica alcun problema di accodamento. I problemi nascono quando il numero di colonne fra le due o più matrici è differente. Proviamo ad esempio ad accodare questa matrice azzurra a questa matrice gialla. Come puoi notare, si generano errori di valore non disponibile, poiché la prima matrice viene inserita nelle prime due righe e la seconda matrice subito dopo, ma siccome contiene un numero minore di colonne, dove mancano i dati si genera un problema. Questo errore può essere facilmente risolto mediante la funzione se.errore. Posizioniamoci subito dopo l'uguale e digitiamo se.errore, selezioniamo la funzione se.errore e alla fine della formula digitiamo punto e virgola, virgolette virgolette, chiusa la parentesi tonda. In questo modo, al posto degli errori, verranno visualizzate delle celle vuote.
Selezionando una cella all'esterno, tali celle scompariranno completamente. Le stesse cose dette per la funzione stack.vert valgono anche per la funzione stack.oriz. Con la funzione stack.oriz però non si hanno problemi quando le matrici hanno lo stesso numero di righe. Ad esempio potrei accodare questo vettore, che ha solo una riga, con quest'altro vettore, oppure questa matrice gialla a questa matrice rosa, perché entrambe hanno due righe. Si hanno invece problemi quando il numero di righe è differente, ad esempio se volessi accodare questa matrice a quest'altra matrice, poiché la prima matrice ha due righe e l'altra matrice ne ha tre. Anche in questo caso, però, la formula può essere facilmente corretta utilizzando la funzione se.errore, come puoi osservare qui nella barra della formula. Dunque, questi errori sono facilmente gestibili e l'unico caso in cui si possono generare errori di un certo peso, come ho già detto in precedenza, è quello della presenza di celle vuote, che vengono convertite in zero e potrebbero generare errori nel caso vengano elaborate da altre formule presenti nel foglio di lavoro. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!